salutare, condividere, mangiare. Questi sono tre verbi italiani importantissimi. Oggi vediamo insieme 10 verbi italiani utili per le conversazioni. Partirò dai più semplici per arrivare ai più difficili. Il primo verbo è salutare, in inglese to greet. Significa rivolgere un saluto ad una persona, ovvero dirle ciao, buongiorno, buonasera, a seconda del contesto e del momento della giornata. Spesso si usa per chiedere di salutare qualcuno. Salutami Claudio appena lo vedi. Oppure per riferire un saluto di qualcuno. Giuseppe ti saluta. Fare, in inglese to do, to make. Si tratta di un verbo estremamente comune e può avere un senso generico, esprimendo qualsiasi azione. Fare un passo, fare un esempio, fare uno sbadiglio, fare un pisolino dopo pranzo. Un significato più specifico è quello di comporre, costruire. Per esempio, fare un vaso, fare un tavolo, parlare, to speak, to talk in inglese. Significa esprimere i propri pensieri o sentimenti attraverso il linguaggio articolato. Il bambino ha iniziato a parlare. Quando il professore ti interroga, devi parlare, non puoi fare scena muta. Può anche significare discorrere, conversare. Sono rimasti a parlare per più di 3 ore. Stavo parlando con un collega quando ho sentito l'allarme suonare. Mangiare, in inglese to eat. Questo è sicuramente il verbo preferito dalla maggior parte degli italiani. Si può mangiare la pasta, mangiare la pizza, mangiare il gelato, ma si può anche mangiare con gli occhi, che significa desiderare qualcosa, bramarlo avidamente. Un'abitudine non molto bella è quella di mangiarsi le unghie, che significa mordicchiarle, strapparne l'estremità con i denti. Alzare, in inglese to rise, to lift. Si può alzare un oggetto, alzare un peso, alzare una borsa, alzare una persona, ma si può anche alzare una parte del corpo, alzare una mano, alzare il viso. In senso figurato si può anche alzare il gomito, che significa bere oltre la giusta misura. In certi casi alzare può anche significare costruire, alzare un tempio, alzare un monumento, rimanere, to stay, to remain. Significa restare in un certo luogo, rimanere in città, rimanere dentro casa, ma si può anche rimanere soddisfatti, oppure rimanere delusi, rimanere male. Quindi, in questo secondo caso, esprime la reazione che viene provocata da una certa situazione. Finire, to end, to finish. Si può finire un lavoro, un articolo di giornale, un disegno. In questo caso significa terminare di fare, di scrivere, di disegnare. Si può anche finire un patrimonio o finire le scorte di viveri. In quest'altro caso significa utilizzare tutto. Ho finito il latte, bisogna che domani lo vada a comprare. Rispettare, to respect. Questo verbo può essere utilizzato nei confronti di una persona o di una regola. Tutti dovremmo rispettarci. È molto importante, ma lo si può fare soprattutto verso chi ha un ruolo particolare. I figli, per esempio, dovrebbero sempre rispettare i genitori, come gli alunni dovrebbero sempre rispettare i professori. Questo naturalmente accade sempre. Si usa rispettare anche con le regole, le norme, gli ordini.
Tutti i cittadini, per esempio, devono rispettare la legge. Chi guida deve rispettare il limite di velocità. Trattenere, to hold, to retain. A volte significa far restare qualcuno affinché non se ne vada, magari anche solamente per chiacchierare. Mia cugina mi ha trattenuto per mezz'ora per raccontarmi di suo figlio. Si può anche trattenere il respiro, che significa tenere l'aria dentro i polmoni. A volte si può trattenere una persona usando la propria autorità. Il ladro è stato catturato e trattenuto tutta la notte dentro la caserma. Condividere, to share. Si può condividere del cibo con qualcuno. Per esempio, i miei studenti spesso condividono tra di loro la merenda, ma si può condividere anche un posto. Quando studiavo all'università, condividevo la mia stanza con altre 3 persone. Infine, si può anche condividere un'opinione, che significa pensare la stessa cosa di un certo argomento. Eccoci giunti alla fine di questa lista. Ora tocca a voi provare ad utilizzare questi verbi nelle conversazioni. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo presto nel prossimo. Ciao a tutti!